Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per un sogno che finalmente si è realizzato. È arrivato il primo pacco del Mazinga Z. Adesso andiamo ad aprirlo e vediamo un po' che cosa è contenuto. Quanto sono contento! Mi sono guardato tutti i tutorial giapponesi, sono arrivati al numero 70, forse qualcosa di più, e come vi ho detto anche nei 3 video precedenti che potrete trovare nella mia playlist, se si ha la possibilità di acquistare questo robot, fatelo perché non c'è niente di più bello ad oggi in commercio di queste dimensioni, di questa fattura. I giapponesi lavorano veramente bene perché sono anche pagati bene. Non è che in Italia non abbiamo ingegneri in grado di poter realizzare una cosa di questo genere. La realtà è che lì c'è la meritocrazia e qui in Italia no, ma questa è un'altra cosa. Andiamo avanti. Oh là 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 là! Che bello! Bello perché io, come vi ho già detto, mi sono completamente assorto in tutti i video che sono andati uno più bello dell'altro. Allora, questo che andremo adesso a vedere è soltanto una spolverata di quello che è il contenuto. Dopodiché sapete che andrò a fare un video dettagliato del montaggio per ogni appunto uscita ricevuta. Qui abbiamo le 2 uscite. €1,99 la prima uscita. In realtà questa mi è stata offerta dalla Hachette ed è una cosa che è stata data a tutti coloro i quali hanno, diciamo, sottoscritto questa sorta di abbonamento che era un test run che andava compilato entro novembre dell'anno scorso e che serviva alla Hachette per comprendere se davvero sarebbe valsa la pena di poter commercializzare questo prodotto anche in Italia. E devo dire che grazie a noi tutti che abbiamo partecipato, perché proprio non vedevamo l'ora di poterlo avere tra le mani, disponibile quindi in Italia, ci hanno fatto questo omaggio che, al di là della cifra, è un bel pensiero. Quindi questo per dirvi che io ho sottoscritto l'abbonamento online, avrei dovuto spendere €6,99 della seconda uscita più €1,99 della prima, ma tutti noi che abbiamo appunto partecipato a questo test run abbiamo anche ricevuto un'email dove appunto Hachette ci ringraziava per l'interesse verso questa splendido robot, il Mazinga Z, e quindi ci omaggiava di questo primo numero. Ecco, è un 14ennale, quindi escono 2 numeri ogni 2 settimane, credo 2 numeri. Poi, se ho letto bene un po' in diversi siti, dovrebbero essere 3 uscite circa al mese. Qual è la spesa totale? La spesa totale di tutta questa collezione è di €1.282. Questo se fate l'abbonamento online, perché
Se lo fate tramite bollettino sapete che dovete spendere di più ad ogni consegna, se non sbaglio circa 2 euro, e poi se dovessero esserci degli aumenti delle aliquote fiscali voi sarete soggetti all'aumento. L'abbonamento invece no, non prevede tutto questo. In più, sempre come dico nel video che troverete nella playlist del Mazinga Z, riceverete diversi gadget. Andate a vederli perché vi garantisco che vi conviene assolutamente farlo tramite il pagamento online e non in edicola. Non me ne vogliano gli edicolanti, però è la verità, nel senso che non è colpa degli edicolanti e che dovrebbero poter dare anche i gadget e le cose in più anche a coloro i quali acquistano in edicola, per incentivare le persone anche a far continuare a lavorare appunto gli edicolanti. Ecco, bene, cosa vi posso dire ancora prima di andare a aprire? A parte che sono contentissimo, questo abbiamo detto che è il numero 2. Ah, una cosa, io ho fatto un po' il calcolo, sono 100 uscite, il prezzo ve l'ho già detto prima ed è corretto, però o ci verranno date più uscite al mese, cioè più di 3, perché sennò è matematicamente impossibile poterlo finire in 2 anni, oppure dura più di 2 anni, perché basterà fare 3 uscite per 24 mesi, che sono i 2 anni, e ovviamente non vengono 100 uscite. Quindi ecco, c'è un po' questa incertezza che ho più numeri, ma non credo al mese, anche perché dovrebbero fare uscire più uscite poi a settimana in edicola per non avere troppo divario tra noi e coloro i quali acquistano il prodotto in edicola. Bene, ho parlato un po', lo so, però mi piace dirvi tutto quello che può servirvi. Cosa altro vi posso dire? Vi posso dire di iscrivervi al canale di Michele Armonica. Chi mi conosce sa perfettamente che io non mi occupo del solo montaggio, ma anche di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel campo del modellismo, dandovi consigli che possono essere molto utili, come ho fatto con Iron Man. Adesso sto facendo anche Robocop e finalmente è arrivato il Mazinga Z. Quindi se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni video pubblicato. Ecco qui, andiamo a vedere quello che troviamo. Che belli! Questa è la prima pagina. Io ci tengo a farvi vedere tutto, poi voi avete il telecomando in mano, potete andare veloci, però abbiate pazienza, io preferisco far vedere tutto quello che è contenuto nelle uscite. Questo è il modello finito, l'altezza ormai la conosciamo a memoria, 75 cm, però quelli che molti forse non sanno è che alla fine tra l'altezza sotto della base e la parte più alta del centro di ricerche fotoniche il modello sarà circa 90 cm. È veramente qualcosa di stupendo. In più vi dico, andate a vedere i tutorial giapponesi, dovrete mettere Mazinger, o come si pronuncia, abbiate pazienza, io ve l'ho detto come si scrive Mazinger, non lo so come si pronuncia, Z, mettete Giappone e vi innamorerete ancora di più, perché sotto queste vesti, chiamiamole così, questa armatura, ci sono dei tralicci, c'è un montaggio pazzesco. Ecco perché vi dico,
anche soltanto se ci fosse stata la possibilità di poterlo aprire per apprezzarne quello che è contenuto all'interno, sarebbe stato ancora più bello, perché poi andremo a coprirlo e vedrete che vi spiacerà un po'. Allora, qui ci sono un po' di informazioni, io ve le faccio leggere. Sapete che ho piacere di dare la possibilità a chi desidera, oltre che guardare le immagini, anche poterne leggere i contenuti. Ma come sono contento! Ragazzi, io mi sono documentato e vi dico, sempre che voi possiate farlo, perché ovviamente ci sono delle priorità, fatelo, perché ne vale veramente la pena. Guardate qui, queste sono le dimensioni reali. Come faccio a farvele vedere? Allora vi dico, questo cubo box è 80 cm per 80. Guardate, aspettate, gigantesco, gigantesco, mamma mia che bellezza, che bello. Andiamo a vedere anche qualcos'altro. Abbiamo l'uragano che esce dalla bocca ed è prodotto con una sottile nebbia acquea. Secondo me ci sarà anche un piccolo ventilatore per poter far uscire in questa maniera così orizzontale questo fascio. Diciamo fascio, non è luce, ma questo, non volevo usare un altro termine improprio, insomma questa linea bianca che vedete che è acqua nebulizzata. Quindi penso che ci sarà questo piccolo ventilatore. Poi abbiamo il raggio termico, emette una luce rossa che è variabile. Abbiamo i pugnarazzo che prendono vita con un effetto luminoso, quindi lampeggiante. Abbiamo la cabina di comando del Mazinger Z, il Mazinga Z, le due ventole sui bracci dell'overbuilder girano e i fari si accendono. Quindi ecco, qua gireranno con dei motorini le eliche. Qua nel momento in cui verrà inserita nella testa di Mazinga Z si chiudono, si ripiegano i bracci e c'è l'agganciamento. Poi abbiamo i missili perforanti, così si vede meglio. Le punte d'acciaio vengono lanciate dal gomito del robot. Le scurie atomiche, è possibile sostituire gli avambracci con quelli dotati delle letali lame taglienti. Ah, ecco, quindi è possibile sostituire gli avambracci. Ce ne daranno allora due. So che sono calamitate queste lame. Bellissimo. Abbiamo lo Jet Scrander, è il dispositivo volante che si aggancia alle spalle del Mazinga Z, la luce guida del muso si accende, eccola qua, e nel posteriore gli ugelli del motore si illuminano e lampeggiano come se fosse proprio una fiamma. Poi abbiamo speciali luci a LED che riproducono l'effetto dei razzi che permettono al Mazinga Z di combattere anche in acqua. Pensa che roba! Che meraviglia! Raggi fotonici. Entrambi gli occhi emettono luce dai LED integrati. All'accensione viene riprodotto l'effetto sonoro del micidiale raggio fotonico. Bello! Questo non lo sapevo. Quindi c'è anche l'effetto sonoro. Le punte delle antenne brillano di azzurro e simulano alla perfezione i raggi congelanti, che tra l'altro sono sostituibili con quelle fisse. Quindi si può avere o la punta senza l'illuminazione, che poi viene trasmessa tramite un gruppo di fibre ottiche, quindi la luce è qui in realtà all'interno della testa, e poi con delle fibre ottiche che generalmente sono in vetro, fili di vetro, danno la luce e trasmettono la luce dove si vuole farla arrivare, in questo caso alla punta delle antenne.
abbiamo un telecomando ad infrarossi per azionare gli effetti del Mazinga Z. Questo ci viene dato una volta che sarà completato. Abbiamo un espositore alto circa 90 cm che contiene Mazinga Z. Qui il grande robot è illuminato in modo spettacolare dai riflettori a luce LED. Gli appositi ganci sul retro accolgono il jet Scrander. Madonna ragazzi, andiamo avanti. Qui potete dare lettura. Ma come sono contento! Ragazzi, correte, fate l'abbonamento. Lo so, molti di voi diranno: Michele, come vorrei farlo, ma non posso. Beh, ragazzi, ci mancherebbe, Io, avendo un canale che si occupa anche di armature robot, oltre che altre cose, io mi sento di consigliarvi ragionevolmente, se potete affrontare una spesa di questo tipo e non avete altro chiaramente in cantiere, se no è ovvio che ci sono, come ho detto prima, altre priorità, quindi tanto di rispetto, ci mancherebbe. Qua abbiamo già il numero 2, ma ci dice tra 2 settimane in edicola la seconda uscita, fascicolo più componenti. Allora andiamo a vedere il numero 1. Vedete, io cerco di farvi vedere tutto, spero che apprezziate anche voi come sto apprezzando io. Lo sto vedendo adesso per la prima volta, sono veramente troppo contento. Ecco, qui vi do una spolverata veloce, perché poi quando andremo a montarlo, dico andremo perché uso il plurale, perché la vita del canale, del mio canale, siete voi insieme a me. Senza di voi il canale è destinato a morire. Quindi ragazzi, mi raccomando, se avete piacere non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Grazie. Ecco qua. Ripeto, andiamo veloce, poi ve lo farò vedere bene nel dettaglio. Allora, qui ci dice che se fosse reale il nostro Mazinga Z sarebbe alto 18 metri e il peso è di 20 tonnellate, ha una velocità di camminata di 50 km orari, una velocità di corsa di 360 km orari, una velocità in immersione di 20 nodi, velocità in volo Mach 3 con il jet Scrander, presa 150 tonnellate, quindi ecco, lui può portare in volo, presumibilmente da quello che si legge qua, 150 tonnellate. La potenza è 650.000 cavalli vapore, materiale Super Lega Z, fonte energetica energia fotoatomica. Che bello! Mamma mia, quant'è che lo aspettavo facessero anche il Goldrake, così fatto bene, non come quello che è uscito prima, quel plasticone, per carità. Allora, qui poi io andrò a vedermi tutto il montaggio per cercare di darvi tutto l'aiuto possibile, anche se da quello che si evince dalle informazioni la guida è veramente esaustiva, però io cercherò, laddove mi sarà possibile, di semplificarvi il lavoro e boh, andiamo avanti. Ecco qua, abbiamo finito il primo fascicolo, adesso passiamo al numero 2.
Qui abbiamo quello che è contenuto nelle pagine, la leggenda. Voilà. E non è uno spettacolo. Questo poi lo andrò a aprire per montarlo. Ovviamente ho scoperto l'acqua calda, se non lo apro non lo monto. Ma guardate che quando si registra così, anche che uno come me, che è abituato a parlare e ama rivolgersi alle persone, socializzare, a volte dice delle castronerie disarmanti, perché qualche cosa ti scappa da dire, che poi la risenti e dici ma che cosa ho detto? Comunque, da quello che sento, qui è tutto in plastica. Ma sarò... aspettate, un attimo, perché basterà leggere le viti che ci vanno ad assemblare i pezzi qua sopra e vi saprò dire se è in plastica. Un attimo solo. Allora sì, confermo, questa è plastica perché è la copertura interna di questo che invece è in metallo. Una sola cosa, vi consiglio di non mettere assolutamente le dita sui LED. Mi raccomando, soprattutto se le avete sudate, e siamo in estate quindi non è una cosa improbabile, non toccate i LED con le dita sopra, mi raccomando, perché è un errore molto comune. Però poi quando il LED si accende, se c'è del sudore dell'ammoniaca sopra, potrebbe bruciarsi col tempo o opacizzarsi, quindi ecco, non fate questo, ok? Andiamo adesso a vedere il secondo numero, eccolo qua. Questa è la copertina che abbiamo dietro, galleria artistica, è sicuramente un disegno eseguito a mano, e direi a mano libera, perché si vedono e si apprezzano le linee, seppur di un disegno bellissimo, ma irregolari in certi punti, ed è questa la bellezza del disegno a mano libera. Ok? Diamo anche qui un'occhiata abbastanza sommaria, che poi c'è da lavorare, devo andarmi a preparare il montaggio, a organizzare il montaggio del primo e secondo numero da presentare a voi, spero nel miglior modo possibile. Ragazzi, mi raccomando, non abbandonatemi, se avete piacere iscrivetevi e condividete nei gruppi dedicati i miei video, perché io ce la metterò tutta per aiutarvi e darvi qualche indicazione anche molto importante. Comunque, volevo rispondere a Stefano. Ciao Stefano e ciao Pasquale. E il quale Stefano mi domandava: ma è più complicato da montare rispetto a una macchina che stiamo facendo sia io che lui, che è la Ford Gran Torino di Staschiacce? Io ho detto certo, è sicuramente più complicato e ci mancava poco che mi cadesse lì al telefono. Ma il fatto che sia complicato, tra virgolette, perché poi basta leggere bene le istruzioni, denota che il modello è super dettagliato. Una cosa molto semplice, lo dice la parola stessa, è semplice. Qui siamo davanti a un'opera d'arte, non sto scherzando, siamo davanti a un'opera d'arte. Vi ho già detto non so quante volte, se potete, di fare questa spesa, e ve la dico di nuovo, ve lo dico di nuovo, fatela, perché vi dico che vi pentirete di non farla.
insisto senza che nessuno mi paghi, uno potrebbe dire Michele ma ti pagano? No, non mi paga nessuno, non prendo neanche i soldi praticamente dal mio canale, figuriamoci se mi paga Hachette, ma ci mancherebbe. Fossi un canale di milioni di visualizzazioni potrebbe anche essere, ma a me e chi mi chiama? Se ci siete voi che mi guardate è già tanto. Allora, stavo guardando, qui abbiamo un OR che sicuramente è quello che terrà la tenuta stagna nell'apparato dove si metterà l'acqua poi per far funzionare questa membrana che produrrà il getto dalla bocca. Bene, questo è metallo, lo sento già dal peso, questa è plastica. Bene ragazzi, io penso di avervi fatto vedere tutto. Adesso vado subito a prepararmi i 2 video, cercherò di dare il meglio di me come sempre do e spero che apprezziate quello che cercherò di fare. Aspettate qui, perfetto. Che bello, boh. Ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. È finalmente arrivato il Mazinga! Come sono contento! Madonna, quanto è grosso! Sono tornato bambino. Ciao ragazzi!